Eccoci qui, cani naviganti, questa volta vi vogliamo proporre una guida per l'EDH, per cercare di colmare una lacuna che spesso affligge i neofiti del formato, quando cercano di capire cosa scegliere come leggendaria alla base del loro primo mazzo. In passato abbiamo realizzato un piccolo compendio per illustrare quali scelte effettuare per l'acquisto di un mazzo precostruito. Ora invece vogliamo provare a guidarvi nel vostro primo deck building da zero, concentrandosi sul punto chiave su cui baserete la vostra lista, il generale. Una scelta non certo facile per chi ha le prime armi, tra colori, abilità, statistiche, costi di lancio, insomma una miriade di informazioni da considerare, in una scelta che guiderà tutte le fasi successive per la realizzazione di una lista adatta al vostro stile di gioco. Considerando però che ci sono al momento oltre 1000 carte papabili stampate finora, nel momento in cui stiamo realizzando questo video, i dubbi e le difficoltà certo non mancano, ma proveremo in questa produzione a offrirvi qualche elemento di riflessione, utile per districarvi in questo ginepraio. Questa volta vi parleremo di leggendarie for dummies. Chiarito che il bacino da cui attingere è immenso, sorge spontanea una domanda: come posso capire quanto è valida una leggendaria rispetto a un'altra? Di primo acchito uno potrebbe limitarsi a guardare l'identità colore, rappresentata dal suo costo di cast, o dal mana necessario per attivare le sue abilità, o le statistiche, tra forza e costituzione, ma in realtà quelli sono aspetti secondari per capirne l'efficacia e l'efficienza in campo. Le cose veramente importanti in realtà sono due, e non si tratta neanche di concetti tanto evidenti, a un occhio poco attento o che non è avvezzo alle dinamiche del formato multiplayer. Una riguarda la qualità delle abilità offerte dal generale, l'altra il valore intrinseco che queste abilità offrono. Cerchiamo di fare un paio di esempi per farvi comprendere meglio questo concetto. Se un'abilità offre un vantaggio significativo o meno, avrà una qualità, dei pregi maggiori, così come se questa abilità può essere attivata più o meno facilmente durante le nostre partite, nel nostro turno ad esempio, o in quello degli avversari. Prendiamo in esame Tasigur The Golden Fang, una leggendaria che offre un'abilità che si attiva con costo di mana senza necessariamente costringere il tap della creatura, per ottenere un vantaggio carte potenziale vincolato alla scelta di un avversario. Di certo un'abilità di buona qualità, visto che non soffre della debolezza di evocazione della creatura per la sua attivazione, oltre a essere ripetibile, anche nel turno degli avversari, a velocità istantaneo, mana permettendo. È anche un'abilità con un valore intrinseco elevato, visto che, con certe restrizioni, ci permette di ottenere un vantaggio carte, passando attraverso il nostro cimitero, un effetto che in un formato a 100 carte è di certo ottimo, per ottenere nuove magie da poter utilizzare nel corso della partita. Capiti i concetti di qualità e valore delle abilità presenti sui nostri comandanti, si tratta ora di dare una metrica di giudizio, partendo dalle peggiori alle migliori, tra quelle stampate finora dalla Wizard, per darvi una prima panoramica di come esaminare in futuro una leggendaria. Iniziamo col parlarvi della qualità, ovvero del momento in cui riusciremo ad attivare l'abilità del comandante, da quelle più lente e condizionali a quelle più rapide, che non pongono vincoli di tempo o di azione per innescarsi nel corso della partita. Le abilità più lente in assoluto sono quelle che si attivano quando la nostra carta infligge danno da combattimento, come nel caso di Idris, Maelstrom Wielder, che si potrà innescare solo dopo un intero giro di tavolo e solo se riuscirà ad andare a segno, superando blocchi o rimozioni che potrebbero sopraggiungere su di lui. Un gradino sopra, anche se di poco, avviene con un effetto che si attiva quando il comandante attacca, come per Narset Enlightened Master, che in questo caso, anche se venisse bloccata da qualche creatura, riuscirebbe comunque a innescare la sua abilità. Salendo di livello troviamo le abilità che si attivano al tab del generale, come per Rune of Hidden Realms, che per un turno non potrà fare nulla, visto che la sua debolezza di evocazione al suo ingresso gli impedirà di poter innescare il suo effetto. Passiamo ora alle abilità che si attivano nel corso di una fase del turno, solitamente il nostro, come per Atraxa Praetor's Voice, che all'inizio della fase finale potrà attivare la sua abilità solo una volta, fino a che non inizi per noi un nuovo turno. Un'abilità sarà ancora migliore se potremo attivarne l'effetto senza il tap della creatura, come per Thrasios Triton Hero, che già al suo ingresso in campo, spendendo il mana richiesto, potrà innescare più e più volte il suo effetto, senza aspettare un intero turno. Un ulteriore miglioramento della qualità dell'abilità la otteniamo se si innesca con il sacrificio di un permanente, come per Tesia o Zorshon, perché questa abilità non si deve alimentare con del mana, ma sfrutta solo quello che abbiamo in campo in quel momento. Un altro metodo più efficace per attivare un'abilità è con il semplice ingresso della carta in campo, come per Breya, Ethereum Shaper, che appena riuscirà a appoggiare piede sul campo di battaglia potrà innescare il suo effetto senza necessità di altri interventi. Similarmente a questo effetto annoveriamo l'attivazione di un'abilità sul cast, come per Prosh, Skyraider o Care, che in questo caso non necessita dell'effettivo ingresso in campo, ma è sufficiente il lancio della carta, superando in questo caso anche eventuali counter in risposta.
Se invece l'abilità è di tipo statico come per Adrix e Neve Twincasters, il vantaggio ottenibile sarà continuato fintanto che il generale è presente in campo, senza ulteriori interventi diretti su di lui, purché le sue abilità funzionino. Se poi la nostra leggendaria annovera l'abilità che dichiara che non può essere neutralizzata, come per Coma Cosmos Serpent, siamo ancora un livello superiore rispetto agli effetti analizzati finora, dato che ci proteggerà sempre da una delle interazioni più diffuse nel formato EDH. Infine, citiamo come migliore abilità, sotto il profilo della qualità, Eminenza, ben rappresentata da Ergar Markov, che potremo attivare direttamente dalla zona di comando, senza alcun intervento da parte nostra, limitatamente ai vincoli rappresentati dall'effetto. Fin qui vi abbiamo evidenziato quanto sono efficaci le abilità man mano che diventa più facile sfruttarle o banalmente non necessitano della nostra azione per funzionare. Ora vedremo quali sono le abilità migliori dal punto di vista del vantaggio che ci offrono una volta innescate. Nella prima parte della nostra analisi ci siamo concentrati sul quando e su quante volte possiamo attivare un'abilità cablata nel nostro generale. Ora cominciamo a vedere quanto possono essere efficaci rispetto a un contesto multiplayer. Iniziamo da quella, a nostro avviso, meno incisiva, come per l'abilità presente in Saint Triplets, capace sì di prendere il controllo delle magie di un avversario, ma molto dipendente dal power level, dal mana a disposizione, da risultare spaventosa per il party, ma allo stesso tempo non costante come resa. Migliorando l'efficacia passiamo a quelle abilità, come per loro Ageless Ascetic, che ci permettono di guadagnare punti vita, certo un effetto utile, ma non incisivo per la vittoria, a meno di abbinare strategie e carte di supporto per trasformare questo effetto in qualcosa di utile per le nostre partite. Ci sono poi abilità, ben rappresentate da Gnorlock the Omnivore, che fungono da base per possibili combo, ma anche qui, senza una serie di carte di contorno, diventa difficile che possano darci vantaggi incisivi per spuntarla contro il resto del party. Salendo in efficacia, annoveriamo tutto quello che distrugge l'azione degli avversari, come per Yasharn e Implacable Earth, con meccaniche che vengono assimilate agli effetti che inibiscono il cast o la velocità di esecuzione delle mosse degli opponenti, ma anche qui, in determinati contesti, potrebbero risultare poco efficaci per vincere. Annoveriamo poi tutto quello che ci permette di creare pedine, come per Crank o Mob Boss, che sia con carte di supporto sia con l'attacco, ci può dare modo di portare a casa qualche risultato, semplicemente sfruttando, in una o più occasioni, questo tipo di abilità. L'efficacia sale quando pensiamo ad abilità che fanno perdere punti vita o infliggono danno a uno o più bersagli. Pensiamo ad esempio a Firesong e Sunspeaker, che ben rappresenta questa capacità di incidere sul party, dandoci una buona base di partenza per agguantare qualche risultato. L'incisività aumenta quando otteniamo dal generale mezzi per riproporre minacce dal cimitero, come per Aurami of the Dead Tide, trasformando il cimitero in una risorsa che possa accelerare l'efficacia dei nostri permanenti e di conseguenza darci i mezzi per soverchiare gli avversari. Passiamo ora all'abilità che potenziano i permanenti a nostra disposizione, come per Brago o King Eternal, ottenendo interazioni tra il generale e quello che riusciremo a mettere in campo, con una serie di bonus che presto o tardi ci permetteranno di salire sul podio dei vincitori. Miglioriamo l'efficacia delle nostre giocate con comandanti come Aminato e Face Shifter, che sono in grado di manipolare la pila del nostro grimorio, permettendoci di trovare le carte giuste per replicare al nemico di turno o scavare in cerca di una delle nostre chiusure, rendendo più solida la nostra azione. Salendo sul podio dell'abilità di maggior pregio, consideriamo tutto quello che ci permette di cercare nel grimorio, come per Oswald Friedelbelder, che in sinergia con quello che abbiamo in campo ci dà modo di scovare esattamente quel che ci serve per replicare o anche per chiudere in barba l'intero party. In seconda posizione inseriamo tutte le abilità che offrono mana, o come nel caso di Gavin e Warden, riducono il costo di determinati effetti, offrendoci così più di un modo, attraverso queste scorciatoie, per accelerare la nostra azione, superando in mezzi e value tutti gli avversari. Come prima abilità, la migliore in assoluto, inseriamo il vantaggio carte, ottenibile, come per Anon the Ruin Thief, in più occasioni durante la partita, offrendoci una consistenza e un potenziale vantaggio verso gli avversari da tenere in seria considerazione, visto che siamo pur sempre di fronte a un formato a 100 carte singole. Abbiamo cercato fin qui di classificare per qualità e valore le abilità fin qui presenti tra le innumerevoli leggendarie accessibili per assurgere al nostro comandante. Ora dobbiamo fare ancora l'ultimo sforzo per rispondere alla domanda formulata all'inizio di questo video. Come lo scelgo il generale per il mio mazzo? Queste due scale vanno in qualche modo incrociate, soppesate insieme, per definire se una carta è migliore di un'altra, così da avere una valutazione coerente che tenga conto di tutti gli aspetti. Ma per meglio farvi capire questo concetto vi proponiamo un paio di esempi. Iniziamo con esaminare Narset Enlightened Master, che offre da un lato un'abilità che per innescarsi necessita di attaccare, non certo incisiva, ma dall'altro un forte sconto nel cast della carta in pila, con un'efficacia elevata per quello che offre. La combinazione di queste due considerazioni, unita alle altre variabili presenti nella carta, dal costo di cast alla sua naturale protezione dalle interazioni puntuali, ne fanno una buona scelta, a patto di costruire una build che cerchi di mitigare i difetti, enfatizzandone i pregi.
Prendiamo ora in esame Koma Cosmos Stamped, che propone sia una protezione dai counter, un'abilità dalla qualità elevata, sia la capacità di produrre token, dall'altra senza dover investire mana o effettuare un tap nel processo, traendo ulteriori vantaggi da queste pedine. Ottime basi di partenza per costruire un mazzo attorno a lui, anche se a sminuire queste capacità emerge un costo di cast molto elevato, mitigabile però da strumenti in larga misura presenti nei colori a disposizione, migliorando così la resa di una potenziale lista costruibile intorno a questa leggendaria. Siamo giunti alla conclusione di questa analisi, che di certo non esaurisce tutti gli elementi che concorrono a valutare le abilità offerte da una leggendaria, ma vi possono offrire degli spunti di riflessione adatti a soppesare una scelta futura, per la realizzazione di una lista tutta vostra. Di certo l'evoluzione delle meccaniche che la Wizard sta proponendo negli ultimi anni ha aumentato le sfumature e le funzionalità di determinate abilità, pensiamo all'impulsive draw presenti in Prosper Tomebound, ma potrete per semplicità assimilare l'effetto al card draw, anche se limitato in un turno. Lo scopo di questo video è quello di farvi ragionare, ora e in futuro, su cosa funziona meglio per l'EDH, che ricordiamo un formato multiplayer, anche se alla fine potrà sempre essere il cuore a farvi scegliere il vostro generale preferito, con cui divertirvi in questo meraviglioso formato. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.